Tra pochi giorni Insta360 lancia la sua nuova 360, la X6, e in anteprima posso mostrarvi qualcosa. Questo è solo un primo sguardo su una caratteristica in particolare. Io collaboro con Insta360 e mi hanno chiesto di parlarvene, ed è qualcosa su cui ho un'opinione abbastanza netta. A me personalmente non serve, però sono sicuro che per voi può risultare molto utile, e a breve vi spiego il perché. Intanto però vi dico che ho avuto la possibilità di utilizzarla per qualche settimana, quindi ho iniziato a registrare nelle vie di Catania sfruttando le varie modalità e impostazioni. Quindi poi l'ho portata anche in giro a Siracusa sfruttando come sempre il selfie stick invisibile, e poi finalmente ho fatto le clip subacquee che sono le mie preferite. E fatemi sapere ragazzi se vi può interessare poi una guida specifica per questa tipologia di riprese. Adesso invece vi volevo far vedere la X6 vicino alla X5, così vi rendete conto voi stessi delle prime differenze. Però direi che poi la comparazione con la X5 la faremo in un altro momento. Per il momento invece concentriamoci su questa funzione dedicata all'editing automatico. Infatti noi nella videocamera potremo abilitare il regista IA con l'intelligenza artificiale, e se lo abilitiamo abbiamo la possibilità di far gestire tutto durante la ricarica oppure anche quando registriamo il video. In questo modo la batteria ovviamente durerà di meno, quindi io vi consiglio di lasciare l'opzione batteria ottimizzata. In questo modo quando metteremo sotto carica la X6 avvierà il processo di analisi di tutte le clip registrate da mezzanotte a mezzanotte, quindi delle ultime 24 ore. Questa analisi la fa in locale sulla videocamera, però poi abbiamo bisogno ovviamente dell'applicazione. Quindi in questo momento mi collego alla videocamera, quindi noi dovremo semplicemente sfruttare l'app di Insta360 nel solito modo, ma avremo una nuova sezione che appunto ci darà anche questa notifica dedicata ai ricordi. Infatti proprio qui sopra abbiamo i ricordi, che sono dei montaggi totalmente automatici ragazzi. Quindi invece di andare nella sezione modifica, cliccare sul pulsante auto edit, selezionare le clip e fargli fare il montaggio automatico, che rimane comunque una funzione comodissima, noi qui automaticamente nella sezione album abbiamo, oltre appunto a tutte le clip originali, abbiamo anche questi ricordi. Possono essere molto utili se state facendo un viaggio, non volete perdere tempo a fare l'editing, più che altro se avete tante clip e volete semplicemente un ricordo, questa può essere un'ottima soluzione. Ovviamente inserisce anche la musica, però non so se sono protette da copyright per YouTube, quindi ve li faccio vedere senza musica. In questo caso mi ho fatto questo editing di questa giornata in città dove io stavo semplicemente testando la videocamera con le varie impostazioni, modalità, stavo facendo anche qualche clip da riutilizzare e ha fatto questo editing completamente in automatico. Veramente comodissima come funzione. E poi comunque possiamo editarli. Prima ve ne faccio vedere un altro. Per esempio questo giorno ho fatto solo una clip e comunque lui ha fatto un editing per quello che ha potuto di una singola clip che durava circa 2 minuti. Quindi comunque anche sulle singole clip riesce a fare un piccolo editing. Questo forse era quello un po' più carino perché già era più dinamico. Infatti è inserito delle transizioni. Comunque poi vabbè, al solito abbiamo la qualità dell'anteprima, ma possiamo andare nella sezione modifica rapida oppure cambia modello. Cambiando modello possiamo fargli sostituire appunto il modello, così come siamo abituati per l'editing sull'app di Insta360, altrimenti appunto poi possiamo salvare o ignorare.
accediamo a modifica rapida. Comunque da qui andiamo sempre a modificare il modello. Come vediamo comunque possiamo selezionare anche il rapporto d'aspetto, dato che registriamo a 360 gradi. Vi ricordo, non dobbiamo impostarlo prima, lo possiamo fare dopo nell'app, e come vedete ci dà la possibilità di selezionare le varie clip, modificarle. Quindi io magari clicco modifica su questa, posso cambiare anche l'inquadratura, insomma posso apportare tutta una serie di modifiche. Chiaramente la comodità di questo editing è che è totalmente automatico e quindi diciamo perde un pochino il senso andare a fare questa modifica, però magari se c'è una clip che non vi piace completamente, comunque la potete modificare in un attimo da qui, e poi al solito clicchiamo su questo pulsantino per salvare il nostro video. E quindi ragazzi, questa modalità Zero Edit secondo me può essere molto utile per alcuni di voi e inutile per altri di noi, perché ad esempio io tendo a fare sempre un editing manuale, girare il log, la color correction, sincronizzare con altre videocamere, e quindi io non andrò a utilizzare questa funzione. Ma se voi fate tante clip, poi tornate a casa un po' vi annoiate o magari non avete il tempo per editare un video e vi interessa semplicemente un ricordo o un qualcosa da pubblicare come storia di Instagram, beh, questa nuova funzione allora può essere veramente pratica per voi. Ma vi ripeto, non sostituisce un editing avanzato. Questo comunque ragazzi è stata semplicemente un'anteprima di quello che può fare la X6. Prossima settimana invece vi porterò un bel tutorial per farvi vedere tutte le impostazioni o comunque tutte quelle più importanti di questa videocamera.